Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Oggi andiamo a fare una riparazione che mi porto avanti da un po' di tempo. Oggi vado a riparare la trave centrale di un letto soppalcato da una piazza e mezzo che è rotto da un po' di tempo. Ho procurato il materiale necessario per effettuare la riparazione, ora vado a recuperare la trave e poi ci mettiamo all'opera. Andrò a riprendere la giunzione a pettine qui al centro. In più metterò quelle barre che mi avete visto sul banco prima sulle due fasce laterali in modo da mantenere il supporto il più possibile. Ora smonto la trave. Siamo tornati nel laboratorio. Ho recuperato questo tubolare quadro che utilizzo quando realizzo piani, perché ha tutte le facce perfettamente a squadro. Aiutandomi con uno spessore di legno nel punto della rottura, andrò a morsettare a destra e a sinistra, forzando ulteriormente l'apertura della spaccatura in modo da poterci infilare la colla dentro. Dopo inserita la colla, sposterò il tubolare da quest'altro lato e ammorsetterò in modo da ridare forma alla trave. Come potete vedere, avendo tolto solo il morsetto, già la colla è schizzata fuori dalla spaccata, quindi vuol dire che è entrata perfettamente dentro la fresatura. Ho inserito il profilato metallico che andrò ad utilizzare come rinforzo per testare la bontà della morsettatura, ed effettivamente la linearità lungo il profilo è garantita.
antirugine dato, ora andiamo a dare un colpo di colore. Andiamola a rimontare. Rieccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. L'ideale sarebbe stato sostenere con un angolare L anche la parte inferiore della trave, però purtroppo al negozio dei materiali non era disponibile, quindi ho optato per questa soluzione con la piattina. Se è stato interessante o vi può essere di aiuto questa riparazione, fatemelo sapere. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!